Ciao amici, eccoci ancora qua. Avete visto? Cavolo, ho tagliato i capelli qualche settimana fa e sono diventati tutti quanti bianchi. Non lo so perché può essere il caldo, può essere la stanchezza, può essere anche l'età, ragazzi. Però non ho voglia di, diciamo, di accorciarli ancora di più, quindi anche se sono diventati bianchi li lascio così. Avete visto un attimino la maglietta un poco strana, vero? Ragazzi, io non tifo Roma, solo che ai tempi l'aeroplanino Montella, diciamo che mi piaceva un po' come giocatore, era il periodo che seguivo di più il calcio, però ragazzi, io non tifo Roma, viva sempre lo sport, che sia ben chiaro, in maniera molto civile, quindi state attenti con i commenti, non scrivete cose strane. Siccome io adesso e saluto subito il mio amicone Aldo De Roma, mi sta facendo fare una creazione un po' particolare che appunto riguarda la Roma e lo saluto ancora una volta e quindi ho voluto mettere questa maglietta qui che ho nel mio guardaroba. Eccola qua la creazione. Questo qui è lo stemma della Roma che ho fatto anche in passato, però l'ho fatto molto più, diciamo, molto più piccolino e adesso sono riuscito ad ingrandire sia lo stemma e anche a, diciamo, dato che ho imparato a utilizzare benino sia il rifilatore sia anche la resina epossidica, andrò a fare l'incisione qui in alto, appunto di Emiliano, e andrò ad inciderlo e quindi poi andrò a riempire l'incisione con la resina epossidica e quindi dovrebbe venire comunque uno stemma della Roma molto personale. Per ultimo, diciamo, per la prima volta io andrò a usare dei LED, i soliti LED RGB, che quindi puoi cambiare i colori col telecomando, puoi cambiare poi tante cose. Andrò a metterli dall'esterno, diciamo, dello stemma della Roma, più anche cercherò di metterli all'interno. Non voglio star qui a specificarvi tutti i minimi dettagli di questa creazione qui, perché probabilmente durante appunto la stessa creazione magari cambierò qualcosa, quindi tutto, diciamo, il grosso lavoro di questa creazione qua andrà fatta col mio traforo Enel TCS S405 con la mia lama omnidirezionale che, come dico sempre, mi rilassa e mi fa divertire tantissimo. E poi andremo a fare l'incisione col mio rifilatore Casu e con, ragazzi, scusate il nome, ma se si chiama così non è colpa mia. E poi andremo a riempire l'incisione con la resina epossidica. Per ultimo, ve l'ho detto prima, andremo a mettere insieme, vi farò vedere come voglio posizionare questi LED qua, perché andrò a fare un piccolo lavoretto appunto nella stessa creazione. E se ne avete voglia, ragazzi, a stare ancora qui con me e seguitemi per tutti gli step. Ci vediamo dopo, amici. Ok amici, questa qui sarà l'asse di legno dove andrò a fare la creazione. Come vedete l'ho già trovato più o meno la sistemazione della stampa, e in questo caso qui già è ben levigata, però vi ricordo sempre che per levigare, per togliere le piccole imperfezioni, io adopero una levigatrice orbitale come questa qui con la grana da 220, e vi ricordo sempre che per levigare l'asse di legno bisogna sempre seguire la venatura del legno, in questo caso facendo questi movimenti qua. Una volta levigata l'asse di legno, io andrò a mettere la mia carta nastro per appunto mettere dopo la colla e posizionare la stampa su di essa. Per ultimo, diciamo, prima di attaccare la carta nastro, io andrò a dare una leggera levigata sempre con la 220, come vedete qua, sempre seguendo la venatura del legno, per lasciare un po' di polvere, per non attaccarsi troppo, diciamo, questa carta adesiva sull'asse di legno stesso. Quindi adesso andrò a dare appunto questa leggera grattatina e andrò dopo a mettere la carta nastro. A dopo!
Ok amici, una volta attaccata la nostra carta adesiva, come vedete qua, ho cercato, diciamo anche prima di mettere la mia carta adesiva, di evitare i nodi. Come si vede qui c'è un piccolo nodo, poi non ce ne sono più, quindi io ho trovato già la posizione ideale della stampa, dove metterla appunto sul legno. Ho anche messo qui 2 pezzettini di carta, diciamo, per non farla muovere, perché già ho trovato la posizione perfetta. Dopodiché noi andremo con una micromina a tracciare i contorni della nostra stampa. In questo caso qui, comunque, dato che è molto grande, non ci sono delle linee particolari, io vado solo a tracciare questo bordino qua, in modo tale da attaccarla senza, diciamo, sbagliare posizione quando poi metterò la colla. Quindi andremo a fare la linea. Ok, quindi una volta fatta questa linea qua, poi per sicurezza, dato che comunque io ho fatto i 2 assi qua, io vado a segnare un piccolissimo pezzettino anche qui in parte a legno e anche qui in fondo, in modo tale da non potermi più sbagliare. Quindi ci vediamo dopo per mettere appunto la colla. Una volta applicata la colla andremo a seguire i segni lasciati per, diciamo, incollare la nostra stampa. Ok, una volta posizionata la nostra stampa, giustamente con la colla incollata perfettamente, andremo a tracciare tutti i punti dove fare i forellini per fare i cosiddetti tagli interni, come vedete qui nella parte sinistra della lupa, nella parte destra, partirò da qui, l'occhio e così via, tutti gli altri tagli interni. Per fare dopo i fori io utilizzerò la fresatrice verticale con una punta di 1 mm, perché alcune zone sono molto piccoline e comunque io preferisco appunto andare in maniera perfettamente perpendicolare, perché non posso, diciamo, sbagliare la parte opposta. Quindi se per caso dovessi inclinarmi un po' col trapano, rischio di andare, diciamo, a rovinare la parte posteriore. Quindi con la fresatrice verticale io vado perfettamente perpendicolare, quindi vado a fare il foro perfetto. Tutto ciò io lo spiego in un video, quindi se per caso doveste essere interessati andate appunto a guardare il link che metterò nella descrizione del video, appunto, di come fare il foro perfettamente perpendicolare. Quindi ragazzi, adesso una volta tracciato andiamo a forare. A dopo!
Ok amici, il lavoro che dovevo fare col mio traforo elettrico è stato fatto e vi mostro subito la creazione per farvi vedere appunto a che punto è arrivata. Eccolo qua. Ok, quindi a questo punto qui, dato che il lavoro fatto col traforo, con la mia ape dei trafori è ultimato, io andrò a trasferire qui in alto, come ho detto all'inizio del video, il nome Emiliano, che ce lo diciamo qui, che è una stampa su carta lucida, una stampa fatta a specchio che io ho spiegato in un video in particolare, dove spiego tutti i dettagli di come trasferire appunto l'immagine sul legno, per come un sistema che adopero io. Poi se ne avete degli altri, comunque ricordatevi sempre che la creatività è infinita, quindi ognuno è libero di creare come più ne ho voglia. Nel mio video faccio vedere solo come lavoro io, ma magari può servirvi a darvi un'indicazione così da prendere, magari seguire. Ok ragazzi, adesso andrò appunto a trasferire l'immagine e dopo andrò a fare la mia fresata con il mio rifilatore e andrò appunto a incidere e poi riempire con la resina epossidica. Quindi se ne avete ancora voglia state qui con me che vi mostrerò appunto dettagliatamente tutti gli altri step. A dopo ragazzi. Ok, una volta trovata la posizione ideale per poter mettere il nome, io l'ho fissato con 2 pezzettini di carta nastro per poter continuare a muoverlo per vedere come si trasferisce la scritta, ok? Però nel frattempo rimane al posto che ho scelto io della creazione. Quindi adesso con una spatolina andremo a esercitare un po' di pressione sulla scritta per trasferire appunto l'inchiostro sul legno. A dopo! Ok amici, la creazione è finita da Magica Roma. Ve la faccio vedere subito. Che è finita la parte fatta col traforo e con la fresatrice, con il mio rifilatore, perché comunque adesso devo fare il piccolo step della colata della resina epossidica. Non vi ho fatto vedere come ho messo i LED perché per me era la prima volta, quindi avevo un po' paura perché non sapevo effettivamente come andava. È andato tutto bene, adesso vi mostro la creazione e vedrete un attimino anche voi il risultato.
Eccola qua, ve la mostro più da vicino. Vedete qui la striscia LED l'ho messa all'esterno ma anche all'interno, non so se riuscite a vederla. Proviamo ad accenderla. E ragazzi, qui diciamo c'è molta luce, quindi l'effetto dei LED si vede molto poco. Come vedete, qui ho diciamo fatto in modo da far uscire solo il cavo di alimentazione della striscia LED, che dopo col suo trasformatore andrà a essere collegato diciamo nella presa elettrica. Adesso spengo. Ok, metto di nuovo in parte. E come vedete, scusatemi, vedete qui il nome Emiliano. Io adesso lo andrò a riempire con la resina epossidica. E vi ripeto, non vi ho fatto vedere tutti i step della striscia LED perché avevo un po' paura, quindi scusatemi, però vedrete che in futuro farò altri piccoli video dove vi spiegherò effettivamente come l'ho messa, perché l'ho messa in modo tale da poter essere diciamo cambiata nel tempo se per caso si dovesse diciamo guastare la striscia LED, non è lì diciamo incollata con la striscia adesiva che c'è nella stessa striscia LED, e diciamo fissata nella stessa creazione in modo perfetto diciamo su tutta la circonferenza sia interna che esterna. E niente ragazzi, io per adesso sono molto contento. Adesso andrò a verniciare per creare appunto un piccolo strato di impermeabilizzazione diciamo della stessa creazione alla resina epossidica, perché sennò il legno assorbe troppo la resina e quindi verrebbe brutta diciamo la colata di resina, e anche perché diciamo la verniciatura del legno bisogna farla per forza prima della colata con la resina, perché sennò dopo non riuscirei più, andrei ad diciamo inquinare, a sporcare la stessa resina con le vernici che utilizzo. E quindi ragazzi adesso non mi vedrete più, perché comunque vi saluterò adesso, andrò diciamo a ultimare la creazione, vedrete le fotografie finali, vedrete anche un piccolissimo video che penso di riuscire a farlo con la creazione diciamo appesa da qualche parte, però con pochissima luce, per vedere effettivamente i LED come si comportano, diciamo il loro fascino. Vediamo un attimino come si comporta il tutto. Quindi ragazzi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale. Scusatemi i capelli bianchi, però ragazzi può essere un po' la stanchezza, può essere un po' il caldo, così diciamo che ho questo ciuffo qua, è un po' un ciuffo matelico come si dice a Catania. Vediamo, può essere che cambio acconciatura, però ditemi voi se vi piace. E niente ragazzi, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale e ci vedremo per il prossimo video. Ciao ragazzi e forza lo sport in generale!